I'm not saying to dig even talking Italian fluently enough, thank you for la pronunciazione. Vado bene anche l'italiano, comunque. The title of my talk, in any case, I would like to deal with one of the most sensitive questions concerning Goya, the definition of this corpus of authentic paintings. It's a question which would not raise any interest 25 years ago, since the corpus was generally agreed. It was around 600 or 700 paintings, and the variations between the critics didn't vary very strongly. But everything, you want to translate the Go ahead, yeah. Allora, ha detto che vuole occuparsi della questione più sensibile, quella di ricostruire il corpus dei dipinti autentici che fino a 25 anni fa corrispondevano a circa 600-700 dipinti. Sì, but everything changed around 1994 when Manuel Almeida del Prado and Juliette Wilson Barrow started to discuss many small-scale paintings. They declared that according to us, about 300 paintings normally considered as Goya small-scale paintings, only 112 were original ones. Questo fino al 1994, quando tutto cambiò, perché Manuela Mena Marquez e la Juliette Wilson hanno iniziato a discutere e soprattutto sui dipinti di piccola scala, su 300 considerati Goya, ne hanno riconosciuti soltanto 112. Next one. And everything started to change then. The City of the Rock and the version of the Martha's the balcony from New York were soon considered as a copy of the Goya workshops from painting made in the workshop of Goya, and Maria has resumed Harvard also was soon also considered as a work from the workshop of Goya. Next one. E le cose hanno cambiato e soprattutto la maglia al balcone di New York ha iniziato a essere considerata un'opera di bottega, così come Maria ha mostrato anche il Colosso del Prado ha iniziato a essere attribuito alla bottega. Yeah, and we may say that nearly each painting by Goya has been casted out, or at least half of the corpus. Especially not every painting here in France, we have 4 examples. The Judging that we studied Parada, Viageur, the Last Communion of St. Dolores di Calazans di Bayonne, the Marquess of Watchet from the Louvre, and the very well-known balloon from all are now dubious Goya. E metà dei dipinti che erano anche nelle collezioni francesi hanno iniziato a essere dubitati. E qui ci sono tutti gli esempi, non proprio quei titoli dall'inglese all'italiano, perché li avete qui in francese. E ci sono ancora altri, ce ne sono ancora altri. What appeared to us, I work in the research center of the French Museum, and what appeared also to my colleague Guillaume Kins was responsible of Spanish painting in the Louvre, is that we had a very weak documentation concerning the Goya's paintings and of his circle kept in France. So we decided to start a general study of all these paintings kept in Paris, the Louvre, in Lille, in Bayonne, in Besançon, in Agen, in Castres, and in Strasbourg. E quello che è apparso a lui e al suo collega Guillaume Kins è che c'era una debole documentazione delle opere francesi e quindi hanno dato il via a uno studio generale dei dipinti conservati a Parigi, a Lyon, a Cagliari, Yeah. Our study quite finished now. We're done Paris, Lille, Bayonne, Besançon, Agen. There is still Lille is not done yet, but the paintings are coming next February. There is still to study the Ruta del Filipinas, which is too big to be studied in my lab, and the Strasbourg painting to finish totally the study. Allora, hanno quasi finito, ci sono ancora i dipinti di Lille e di Angers che finiranno le analisi a febbraio, la Punta delle Filipinas e la pittura di Strasburgo, scusate, che ancora non hanno finito di analizzare. Hanno finito, no? A 300. Yes. Yeah, for Agen, there will be a special exhibition in Agen next October that I'm organizing now with Adrien Orphedac, the curator of Agen Museum, and Juliette Wilson-Barrow, where we'll address this subject very specifically. So I will only marginally talk of Agen.
Parla troppo veloce, non ce lo faccio fare tutto, però stanno organizzando a ottobre un'esibizione su Angers, perché tu chiedevi, e con la Juliette Wilson e con il suo collega scusate. So what we try to do is a systematic study of the paintings, doing the same analysis and the same example, the same on each painting. I mean scientific imagery, X-rays, reflectography, also infrared photography, a sample for the ground, X-ray fluorescence, and other things to have a unique documentation of these paintings. Quello che hanno cercato di fare è una documentazione sistematica generale, unica e simile su tutte le opere. Quindi le stesse analisi, la X-ray, la riflettografia infrarosso, fare campionato della chimica, omogenea. Next one. So I'm going to present you some of the results, and I will take as a first example the portrait of Sistoué, dated in 1791, which was recently given to the Louvre by Pierre Berger in memory of Yves Saint Laurent, who loved this painting. I primi risultati inizia da questo dipinto che è stato donato al Louvre. Sì. Da Pierre Berger in memory. Sono meglio come pronuncio male il francese io. Da Pierre Berger come in memoria di Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Sì. Next one. What we say that as already said, is the first characteristic of Goya's painting. I'm talking only of the mature and the beginning of the late period, because we are very poor concerning the early periods of Goya, and nothing concerning the Italian periods. So I'm starting in 1791, yes. What we may observe first, that he systematically used a very clear ground, generally an orange ground, sometimes a white ground during the beginning of the 19th century. And that ground is used very importantly by Goya for his painting, since he used a lot of reserves to let the ground visible in several parts of the painting, and since he generally only covers very lightly the ground with very thin layers in order to make the ground shine through the big layers. Allora, lui dice che in Francia hanno analizzato soltanto Goya del periodo maturo e tardo, sì. Quindi post 1791, che aveva delle preparazioni molto pulite di colore arancione e che lasciava appunto disegno, poco disegno preparatorio, ma che traspariva dalla preparazione, la preparazione traspariva e era poca coperta. C'era anche preparazione bianca. Bianca. Scusi, le dimensioni di questo? 1 metro e 70. What is interesting to notice also is that, as was said before, normally doesn't grow his pressure during the dark material. There are some examples which show the contrary. Generally, it's made with the pencil, and the color of the preparatory drawing is according to the figure. For example, here, around the head, he drew a brown preparatory drawing with a brush, but for the eye, he drew a red preparatory drawing, that as you can see it on the detail, because it was correspondent to the flesh. Allora, dice che non disegna molto, quando lo fa con matite, e che il disegno preparatorio è di diverso colore a seconda della parte della figura. Sì. E quindi nell'occhio, io non l'ho visto, quindi nella parte sopra è scuro e nell'occhio invece è rosso. Marrone, quello sopra, nella testa e rosso. Next one. Over the ground, Goya often extend an underlayer, current underlayer, as you see it, around the figure. He chose to warm the color of the ground, putting a pinkish underlayer, more stronger and stronger near the face. The interest of these underlayers are double. First, it creates a halo around the figure, so the figures go forward with the head of that. And second, Goya used that for the painting. The pink of the underlayer was used largely by Goya to paint the flesh of the boy, as well as the pink belt he wears.
Allora, dice che sulla preparazione dava un fondo cromatico di pittura colorato, generalmente era di colore caldo, rosato, e che aveva due scopi, uno per fare una sorta di aura luminosa intorno alla figura e il secondo era per dare una base per il colore chiaro rosato della carne e della cintura. The more detailed face is absolutely naked. You can see it. It's a young boy of age 2 years and a half, and it's with a great sensibility. The painting is covered by a rather yellow varnish because Saint Laurent smoked a lot, and it's still a little yellow. But you can always see the purity and the quality of the drawing, which of the painting, which is made with very, very thin paint layers. There is nearly no impastos except for the color. The color. Collare, sì. Allora, sì, quindi è un giovane ragazzo di 2 anni che vedete ingiallito perché la vernice è ossidata, scurita e non l'hanno rimossa. Vedete la qualità della pittura che è sottilissima e non c'è quasi impasto fuorché nel colletto. This one. And you see that in the X-rays. In fact, you don't see anything in the X-rays, and it's really specific of most Goya's painting, not all of them, but most Goya's painting, especially when he used a ground containing lead white. So the lead white presents opacity and hides most of the details. Next one. Nella radiografia vedete poco e niente perché molti dipinti di Goya hanno un alto contenuto di bianco di piombo nella preparazione che impedisce di vedere gli strati pittorici. But the other fact is that Goya always paint very thinly. That's a characteristic of this painter, and you see only at the colors some impasto, and that's very specific of this period. E anche che in questo periodo Goya dipingeva colorature molto sottili e quindi non ci sono dei grossi impasti, quindi è caratteristico di questo periodo. This one. For the painting of the lace color, you see that he used the pink on the drawing. He covered it with blue brush strokes to suggest the jacket under the color, and then covered it with very slight white layers to suggest the transparent lace and the presence of the gauze. Allora, vedete per esempio per il merletto del collare, della gorgiera, che fa un sottostrato rosa, poi ci fa delle pennellate di blu per suggerire l'effetto della giacchetta e poi fa delle luci massime in bianco. Sì, it's very, very light. The same for the pink belt used the underlayer, the pink e anche la cintura rosa è prevalentemente questo underlayer, cioè questo strato soggiacente che dà il colore rosa della cintura. Next one. You see here a breaking light where you can observe that there is very little impasto. In fact, very little painting effects. E vedete anche in luce radente che c'è un impasto molto basso, molto sottile e pochi effetti pittorici per le pennellate. Next one. To paint the shoes, he had a very surprising method. He chose to paint the whole clothing with a blue underlayer, and then he used the blue underlayer as a shade for the white shoes. So we can feel the presence of the blue underlayer on the shoes because of the shading. Allora, per le scarpe in particolare lui dipingeva tutto andante un blu scuro e poi andava con il bianco per schiarire e lasciando le ombre dal blu soggiacente. What means in this painting is that Goya is very economic in his work, and he's always anticipating what he will do. He knows where he goes, and he prepares the underlay according to the final effects he wants. Allora, questo vuol dire che Goya aveva un modo molto economico di rendere la sua pittura e che anticipa ciò che sa già che farà, quindi lavora sotto in modo da rifinire sopra soltanto. Next one. That's the final effect. You see, it's really splendid. Questo è l'ultimo effetto e è splendido. Next one. The same can be on many other paintings. For La Solana, for example, the painting date around 1794. You have very, very little impasto and are located on the flowers of the head. The rest is very transparent and the brightness is obtained by the ground, shines through.
Allora, anche molti altri dipinti, ad esempio questo ritratto circa del 1794 ha pochissimo impasto e anche soprattutto nel pavimento è la preparazione fondamentalmente che dà la luminosità e brilla attraverso l'impasto leggero di colore. Next one. The same for this one, which looks like a run painting, but it's very, very thinly painted because all the effects, the main effects are obtained by the ground, the yellow, the orange ground, which shines and gives the. You only had to avoid the modeling, and we can observe that on the X-rays. Yes, next one. Allora, anche questo dipinto che sembra un po' di Rembrandt, però è eseguito con degli strati pittorici sottilissimi, prevalentemente la preparazione soggiacente che passa attraverso e vediamo adesso come si vede negli RI. You see that the impasto only located on the ribs and on the greasy parts of the flesh, but it's very limited compared to the first effect we could have. L'impasto è soltanto nelle costolette e nella parte grassa della carne. Next one. And for this masterpiece of the mature period, the old woman of Lille, dated 1808, we think that it's a very spontaneous painting with a lot of impasto, with the use of palette knife and canyas. How do you say that? The reed. His son Javier said that he used the roseau, the canyas. Canyas, come si dice? Qualcuno ci può tradurre dallo spagnolo? Manuel. Yeah, Javier said that he used canyas, but in fact we find very, very little use of canyas. These impasto are very small, very thin, and even in this painting, which was very spontaneous, next one. Anche in questo periodo. Here the X-ray, and you see that they are very limited. The impasto are limited to the highlights of the drapery and some jewelry. In questo dipinto del periodo maturo circa del 1808 si diceva che fosse fatto addirittura con queste canvas delle sorte di spatole. Non so come si non si sa nessuno, lo cerchiamo per domani, e sono spatoline, e che invece vedete come anche qui c'è poco impasto, la materia è leggera e che di nuovo sono i guizzi di luce. Everything has been calculated from the beginning, even in the tutto è stato calcolato fin dall'inizio anche in questi casi. Yes, one. So, now an example of a downfall Goya, it's the balloon. And you can see that the impastos are very numerous, you see all the details a little later, and that the painting is covered by very thick layers of painting without any reserves. Allora, anche in questo del balloon, che ha più dubbi sulla traduzione a Goya, invece ci sono impasti molto densi e molto spessi ovunque, e non c'è quasi anche sempre. Next one. And you can see on the right, on the left, sorry, the detail of the balloon, where the horse is painted very quickly, very sketchy, in a very abstract manner. And it's very, very different from what we observe on the bullfight on the right, painted in 1926, which is an absolutely certain painting by Goya, where we observe that he painted very meticulously the horse with a sense of the proportion, the volumes, and it's very different from the abstract manner of the Agen painting. Allora, vedete sulla sinistra un dettaglio dal balloon dove ci sono degli cavalli dipinti in maniera astratta e sketchy, cioè da bozzetto. Invece nel bullfight, che è un dipinto certo di Goya, i cavalli sono dipinti meticolosamente, con un buon senso delle proporzioni e con dei giusti volumi. So the question now is the balloon a workshop production, or is it a painting made by Goya but with a different handling, with a different paint handling? La domanda adesso è: il balloon è un dipinto fatto da allievi di Goya oppure è Goya che fa un modo diverso di dipingere? And I will address this question with another painting, very celebrated also. Next one. E questa domanda si ripete per un dipinto molto celebre. Which is also the painter of Gas, one of the most beautiful portraits of Goya, which is considered as one of his masterpieces, and which always in the biographies of the master. E è il ritratto di pittore, che è uno dei più conosciuti dipinti, quasi sempre attribuiti a Goya, che è considerato uno dei capolavori del mondo. So what we can observe is that the Goya here, the painter should say, used here a lot of palette knife, or canvas again. She
he painted on the shirt he used very different colors to make the surface glisten, make it glisten, and it gives a very abstract effect on the surface with a contrast of colors. Allora, anche in questo dipinto Goya, o si preferirebbe dire il pittore, usa di nuovo una sorta di palette knife o di spatolina. Nella camicia lavora con colori diversi per dare una lucentezza della superficie in un modo molto astratto. Incisioni, cañas, incision. Cañas. Incision, right? No, No, è una palette knife, una forma di coltello. Not work with that also. You take a sort of vegetable. È tipo la canna di bambù, ok, la canna di bambù tagliata, e lavora con una canna di bambù tagliata, cañas. Ok. Next one. But as you see, the X-ray of the cast painting is very special because we don't see the spontaneity of the painter. It's very covered by a painting. It's curiously handled, and we are not used to find that in Goya. And there is no underlying composition in this painting of check. It's directly made by the artist. Allora, non ci sono composizioni soggiacenti, è dipinto direttamente dall'artista, però con una maniera che è completamente diversa da quella di Goya. Next one. The painting is really fascinating, but the painting itself is rather greasy and thick. You can observe here there's a lot of matter, there are no reserves of the ground. Allora, il dipinto è affascinante, però non c'è tantissimo corpo di materia e non c'è alla preparazione. Next one. And we can observe first that there is a specific ground with a very bright red ground that Goya very rarely uses, and it's covered by several paint layers, a thing that we never find in Goya's painting. And we see that it gives a very abstract effect of several patches of color, blue, orange, brown, which are juxtaposed in a very surprising way. And the brown colors that we see on the colors are not reserves, they are painted over the color, over the jacket. It's not reserves. Allora, c'è questa preparazione rossa squillante che è rara in Goya, ci sono molti strati pittorici, che anche questa è una cosa che Goya non usava, c'è una serie di color patches, cioè di toppe colorate di tanti colori diversi che sono giustapposti, non sono sovrapposti, e il marrone è dipinto sopra, non è lasciato trasparire dal grano. This one? It's really fascinating, and we find it's really well painted, but surprising. È molto ben dipinto, però sorprende dal punto di vista tecnico. Next one. By chance, there is another version of this painting, which is kept in Bayonne. Per casualità ce n'è un'altra versione che è conservata a Bayonne. This version is generally despised. It's considered generally as a dull version of the cast which is a masterpiece, and generally considered as a copy, or in some cases, as a preparatory study for the final version, which should be the last one. C'è questa seconda versione, è una versione più sorda e del grande capolavoro che abbiamo visto prima, generalmente è considerato o una copia o uno studio preparatorio per quell'altro dipinto. But this painting was covered by the yellow varnish until recently, and we have cleaned it 3 years ago, I think. Yes? Era coperto da una vernice molto ossidata, è stato pulito 2 anni fa. This one? Here the result. Eccolo il risultato. That's more interesting painting because you see the chromatism of the painting now more strong, and the quality of the painting appears more neatly. The painting is becoming a far better painting than expected. Allora, è venuto fuori, era coperto da tanta vernice, è stato pulito 2 anni fa, è venuto fuori un dipinto molto più interessante, con un cromatismo molto più accentuato e assai migliore di quello che si pensava prima. Next one. Moreover, on the right of the X-ray of the Bayonne painting, on the left of the cast painting, on the Bayonne painting we find the quality of the handling, economy of handling, the presence of reserves, and the presence of the model that we are used to find in other paintings by Goya.
E in aggiunta, guardando le RX, il dipinto di Bayet ha un'economia di mezzi e questa presenza di questo unreserved ground di fondo che sono più caratteristici di Goya. Next one. Here another example of extraordinary painting by Goya, the Grossman, kept in the Louvre, where we find many similarities in the painting with a great economy. E un altro esempio è il disegnatore del Louvre, in cui si vede lo stesso modo veloce di trattare la materia pittorica. Next one. Here a detail of the eyes of the Bayeux painting. The ground is totally identical to several, didn't show several of the ground that I can tell it to you. The ground is absolutely identical to the sketches for the Famiglia di Carlo Quattro. Has absolutely the same structure. And there is also the lenso occurring, which probably on the surface. Allora, un altro esempio è gli occhi di Bayonne, del dipinto di Bayonne, dove la preparazione è assolutamente identica agli sketch della famiglia di Carlo IV e ci sono anche le alterazioni di sali di piombo che si vedono in altri dipinti di Goya. No, si trova direttamente nelle pitture di Goya. Di Goya. Sì. One surprise appears with the X-rays is a very strange thing, because we can observe how the artist painted the face. First, he started to paint the general face, modeling of the face. Then he picked the wooden tip of the brush to trace the eyeglass frame. It's difficult to see from here, but I can show it to you. Il modo in cui l'artista dipingeva la faccia. Prima faceva un general modeling e poi faceva con una punta di legno la cornice degli occhiali. And after that, he painted the eyeglass frame with a dark grey color. And after to finish this detail, he chose to put a very light pink tone inside the eyeglass to suggest the presence of the glass. Allora, poi dipingeva la parte scura degli occhiali e poi dava un tono appena rosato per suggerire la presenza della lente degli occhiali. Next one. And when we compare the two paintings, we see that the cast painting is treated very differently. The painter started by the grey shades under the eye and under the glasses. He copied very meticulously the smallest detail of the eyeglass frame with the attached to the branch with a little nod, and even a little detail on the lower left of the eyeglass, which is reproduced absolutely perfectly. Allora, invece nell'altro dipinto l'artista inizia dalle ombre grigie nell'occhio e nella lente, poi fa la cornice esterna e poi fa la parte bassa a sinistra. And then he painted each side with the pink flesh to fill the space vacant. E solo a questo punto inizia a dipingere la carne rosa nella parte mancante. It's not a way of painting for an artist, for creating an artist. It's a typical way of copying a painting. Questo non è il modo di fare di un artista che sta creando, ma è il tipico modo di fare di un artista che sta copiando. This one. And you can see that the X-rays are not very fake, they are faster, because there's a lot of trying and progressive approach to realize a perfect copy of the model, which is more and more precisely by other work. E vedete che anche nella radiografia si vede come si stia replicando il modello di dipinto di Bayonne, che è molto più preciso. L'altro è più approssimativo. The same for the ear. On the right you have the Bayonne ear, with a lot of results of the ground, and only a few patches of light orange to create the ear. On the left you have the castellation, where the artist painted first the head, like the dark head, and then painted over the ear in order to imitate as scrupulously as possible the previous ear. Vedete la differenza di esecuzione tra il dipinto di Bayonne e il dipinto di Cast, perché qui c'è la preparazione aranciata, c'è un leggero tono di marrone e le highlight e poi il fondo nero, mentre di là è stato dipinto prima il fondo nero e poi sopra l'orecchio, cercando di imitare quanto più possibile quello già esistente. Sì, perfetto. Next one. The same for the lower part of the face. We see one face created with a lot of thinness and economy and very efficient, and the other one who looks now very greasy.
e vedete nella stessa parte inferiore del viso, una molto libera e molto sciolta e l'altra invece molto cassa. What we may assume now, that's the original painting is a Bayern painting, and the cast painting is a replica. But we can say that it is not an autograph replica, it's not a replica made by Goya, but a copy, because Goya would never copy so scrupulously a painting he did himself. He would have more creativity in repeating his own work. Allora, si può a questo punto assumere che il dipinto di Bayonne è l'originale e l'altro è una replica. Una replica che secondo lui non può essere autografa perché Goya non avrebbe ripetuto così pedissequamente una sua composizione, ma ci avrebbe sempre messo della creatività, della nuova creatività. Una replica non autografa, secondo me. Una replica non autografa. But we all agree that this work must have been painted in front of the original because it's too precise for making a copy. The copies had the original in front of it to that elsewhere. E secondo lui però è una copia opera replica, dopo ne parliamo, eseguita di fronte all'opera d'arte perché è talmente precisa che non poteva essere lontano dal dipinto. So it implies that Goya was not as solitary as was believed. It wasn't the romantic genius working alone, but he had probably a lot of painters, sometimes good painters, were working with him and producing replicas of his own painting, or even replicas of his own etching and drawings. Allora, questo implica che Goya non era quel genio solitario o quell'antigenio solitario che lavorava per conto suo, ma che aveva probabilmente un sacco di buoni artisti che lavoravano con lui e replicavano ciò che lui faceva, sia dipinto che disegnato o inciso. That would explain why the balloon. The balloon is a painting which is probably mentioned in the Bruno Intervento in 1938 into the possessions of Goya in the Quinta del Soldo. That would explain why the balloon is probably not by the artist but by the workshop, because Goya kept together original and replicas together. Allora, questo spiegherebbe bene il balloon, perché nell'inventario del 1928 dei dipinti della Quinta del Sordo c'è secondo lui un misto di dipinti di Goya e degli assistenti che venivano tenuti tutti insieme in un unico posto, in un'unica ubicazione. And the paradox that progressively, notably in the 19th century, the copies made in the Goya's workshop overwhelmed the Goya's original and were considered as better than the originals. E il paradosso è che le copie fatte poi nel XIX secolo superarono gli originali del maestro e quindi furono tenute in migliore considerazione. So therefore we have all modified perception of the true Goya, which is altered by the presence of copies, which change our look to what was really Goya. E quindi oggi abbiamo una percezione modificata di ciò che era Goya perché siamo influenzati da queste di buona qualità repliche che ci confondono su ciò che veramente fosse stato Goya. And that's our work now to try to have a better understanding of Goya in his workshop, to clarify the genius which is Goya and the role of the assistants. Ed è adesso il nostro compito di riuscire a meglio chiarificare qual è il vero genio del grande Goya e qual è quello dei suoi grandi assistenti. Thank you. Grazie.